Buongiorno a tutti. Vorrei oggi parlare della Grande Madre. Cosa c'entra con la magia? È la base. È la base per capire cosa è accaduto nell'uomo perché si mentalizzasse e abolisse la magia. Se capiamo come l'ha abolita, possiamo capire anche come restaurarla. Non è una questione di cambiare i culti, è questione di cambiare la mente, come al solito. Dunque, la Grande Madre è la più lontana immagine della Grande Madre, che mi sembra, se non sbaglio, sia siberiana, sia stata trovata in Siberia, dove d'altronde ci sono antichissime civiltà. Sono state scoperte i residui di antichissime civiltà matriarcali, ovviamente. È una statuetta di argilla cotta, il che è già notevole, che ha la forma di un rombo, e cioè questa dea ha 3 teste, ha un manto allargato, in cima c'è la sua testa, ai 2 lati ha altre 2 teste identiche alla sua, come dire che è una e trina. Attenzione, la Trinità è prettamente matriarcale, è della Grande Dea. E spieghiamo perché. La Dea era praticamente la Dea della natura. E le civiltà più antiche, e parliamo di civiltà, avevano una religione animistica. Il filosofo Cassirer scrisse 3 tomi enormi sulle religioni, sulla storia delle religioni, e ne concluse che c'erano state 3 fasi basilari della religione. La prima era la religione animistica, la seconda era la religione politeista, la terza la monoteista. Ed egli concluse che la religione più progredita era la prima, l'ultima la meno progredita, cioè la più mentalizzata. E spieghiamo perché. La Grande Madre, che era appunto la natura, aveva 3 aspetti. Una era la ninfa, una era la madre, una era la vegliarda. La ninfa era la dea della bellezza e della lussuria, Afrodite, Venere. La dea si accoppiava con tutto e tutti, perché l'energia della terra, ovvero della natura, si accoppia con ogni terreno, ogni animale, ogni essere umano per proliferare. Guardate quando il filo d'erba spacca l'asfalto per uscire fuori. È più forte dell'asfalto, riesce a spaccare il cemento. In effetti in Egitto la dea Iside era rappresentata in finestra, a volte, nei templi, perché le prostitute stavano in finestra e lei era chiamata la grande prostituta, ma era un appellativo di onore, non di svalutazione, come sarebbe oggi. E tanto è vero che anticamente tutte le società hanno praticato la ierodulia, ovvero la prostituzione sacra, in cui le donne si davano agli uomini, i quali, in genere per una notte, non era una botta e via, i quali si purificavano attraverso loro, adorandole, cioè adoravano le sacerdotesse con cui andavano a letto perché era un onore, e davano una moneta d'argento al tempio. Perché d'argento? Anzitutto perché è di valore, ma anche perché l'argento è il metallo dell'anima, in quanto è bianco e in quanto è lucente. È un po' associato alla luna, che è l'altro elemento femminile. Le prime società sono state infatti lunari, ma di questo parleremo poi. La dea ninfa era pertanto la dea dell'amore, della sessualità, che allora non era considerata peccato.
E noi tutti occidentali siamo ossessionati dal sesso come peccato. Scusate. E noi non consideriamo il sesso come una cosa naturale da poter naturalmente controllare per le nascite, perché i figli vanno fatti con criterio, non così come capita, però riusciti a controllare le nascite tramite gli anticoncezionali, eccetera, che naturalmente la Chiesa ha proibito, perché altrimenti come facciamo a essere peccatori? Si è perpetuato ugualmente il concetto di peccato del sesso. Ai bambini non si parla del sesso. In TV fanno vedere dei film dove ci sono dei massacri, fatti di sangue, eccetera, ed è permesso, ma se c'è un fatto sessuale è proibito. Allora, torniamo all'argomento. L'altro aspetto, l'aspetto mediano della dea, era quello della madre. La dea madre era quella che dava la vita, cioè se la ninfa era quella che si accoppiava, la madre era quella che permetteva la nascita, era la dea delle nascite, infatti era invocata dalle donne nel parto. Abbiamo infatti, non so, Giunone Lucina, perché era quella che permetteva di dare i figli alla luce, quindi Giunone Lucina, Venere Lucina. La dea Lucina è stata poi trasposta nelle varie idee romane e greche, ed era quella che veniva invocata per i parti, sia per le donne, ma sia anche per gli animali, perché l'animale domestico partorisse bene. Ma anche quella che faceva nascere il raccolto, no? Quindi era anche la dea delle messi all'inizio. Poi si è specificata dea delle messi, dea dei frutti autunnali e così via. Ma il terzo aspetto della dea era il più inquietante, perché era la vegliarda, e cioè colei che dava la morte. Lei era la morte. La vediamo nelle Moire, per esempio, che prima erano, al tempo degli antichi greci, erano bellissime, vengono raffigurate deliziose, giovani, e poi diventano vecchie, orribili, con un occhio solo, con un dente solo, eccetera, eccetera. Perché la morte fa paura. L'essere umano ha rifiutato la morte. Ha rifiutato la morte perché si è mentalizzato, e si è mentalizzato perché ha rifiutato la morte. È difficile dire chi è arrivato prima, però la paura è quella. Lo intuì anche Freud e lo disse, che la più grande nevrosi era la paura della morte. Io aggiungerei che la paura della morte dà origine non a una nevrosi, ma ad una schizofrenia dell'umanità. So che è una parola forte, però piano piano, magari, riuscirò a spiegarvelo e a farvelo capire. Occorre una mente crollata per poter vedere questo, ma tutti coloro che ci sono arrivati hanno visto la stessa cosa, e sperimenterete anche voi, almeno alcuni di voi. Dunque, la paura della morte ha fatto sì che l'uomo si sia dovuto inventare un Dio padre che fosse lontano dalla natura. Se la morte faceva parte della natura, e faceva e fa parte della natura, perché è naturale, è l'avvicendamento dei cicli, morte, rinascita, il Dio Padre è quello che vince la natura. Ecco, lo scopo dell'umanità mentalizzata è quello di vincere la natura. Per vincere la natura declassa la natura, ne fa un essere inferiore, perché è mortale, e quindi tutto ciò che è mortale per l'uomo è inferiore. Non considera quello il mezzo, la via, ma diventa inferiore. Il nostro corpo diventa qualcosa da avvilire, da deprezzare, da mortificare. Questa è la parola che usa il cattolicesimo. Il corpo deve essere mortificato. Quindi va benissimo, non so, Santa Teresa d'Avila,
che diventa praticamente anoressica, anche se poi lei consiglia di non fare troppi digiuni alle sue monachelle, perché vede che poi danno di testa, mentre lei una certa coscienza l'ha conservata. Poi ne parleremo di Teresa d'Avila, perché è notevole come donna, pur non avendo raggiunto la caduta della mente completa. Però il Dio Padre è quello che deprezza la natura, dice è inferiore, è stata creata da Lui. Lui non c'entra con la natura, l'ha creata dal nulla, in barba alla più grande teoria fisica che esiste oggi e che tutti i fisici riconoscono, ed è che al mondo nulla si crea e nulla si distrugge e tutto si trasforma. Badate, la stessa cosa nel mondo fisico e nel mondo animico, nel mondo del pensiero, delle emozioni. E del resto il grande fisico Bertrand Russell, un tipino intelligente anche da un punto di vista psichico, disse che lo spirito, ovvero l'anima, è una materia solo di tipo più leggero. Allora, la paura della morte ha fatto creare un Dio Padre che è il padrone della natura e che può andare oltre la natura, e cioè concede una morte, una vita al di là della morte, però è una vita senza vita, cioè una vita dove si ammira la presenza di Dio. Al che viene da dire, sarà Brad Pitt questo Dio? Che sarà? Un Apollo? Come si può stare in ammirazione di una divinità? Dice, ma quella ti dà un'estasi, una piacevolezza, una pienezza, eccetera. Sì, ma la vita è movimento. Senza movimento non c'è vita. Attenzione, questa è una grande regola della fisica. Senza movimento non c'è vita. In tutte le cellule, ma anche in tutte le molecole, c'è movimento. Senza movimento non c'è vita. Anche una pietra ha vita, perché gli atomi si muovono intorno a un nucleo. E così nell'essere vivente, dove la vita è più evidente, dove il movimento è maggiore, le cellule sono uno scambio di ioni positivi e ioni negativi, c'è uno scambio con l'ambiente. Attenzione, noi esistiamo perché c'è l'ambiente, noi siamo esseri umani perché stiamo in questo ambiente, non possiamo esulare dall'ambiente. Senza ambiente c'è la morte. L'ambiente è quello che ci dà il nutrimento, che ci dà la vita. Noi siamo figli non dei nostri genitori, ma della terra, ovvero della natura. Il Dio patriarcale condanna la natura, tant'è vero che la assoggetta, la svilisce, la depaupera, la inquina da morire, e assoggetta la donna e assoggetta l'anima. Allora, donna, natura, anima sono un unico concetto in tre parti che viene odiato e respinto da tutte le religioni monoteiste. Perché? Perché per sconfiggere la realtà occorre sconfiggere l'anima, perché la mente si crea realtà immaginarie, ma l'anima lo sa. L'anima conosce dentro e l'anima sta qui, sta sul petto, perché è il cuore. Può essere positiva, può essere negativa, ma sempre lì sta. Allora, la grande madre è quella che dà l'amore, la sessualità, la maternità e la morte, cioè riaccoglie i morti, i defunti nel suo grembo, per poi ripartorire. Questo è il ciclo. Capire questo è avere presente continuamente la propria vita e la propria morte. Questo gli antichi lo conoscevano. Erano consapevoli della propria morte
Guardate che già all'epoca degli antichi romani c'era un'accettazione diversa di quella che c'è oggi della morte. Pensate solo a tutti quelli che facevano o per leva o come dipendenti pagati, i soldati. I soldati romani, i legionari, insomma, avevano un grande patriottismo ed erano pronti a rischiare la vita, perché la vita non era poi così importante, o almeno non era importante come l'amore per la patria e l'onore, cosa che si è andata completamente persa. Oggi c'è una corruzione imperante in tutti i paesi, in alcuni più, in alcuni meno. In Italia sembra diventato il terzo mondo. E parlo in generale, non parlo del particolare. Manca l'amore della terra, della propria terra. Naturalmente c'è sempre qualcuno che dice: ma io sono cittadino del mondo, che mi importa dell'Italia, che mi importa se sono svizzero, se sono eccetera. Ok, è come il medico senza frontiere che non cura i propri figli. Allora, prima devi curarti della tua famiglia, poi vai all'esterno ad aiutare gli altri. Altrimenti è una forma di evasione per la tua realtà, e la propria famiglia è una realtà, perché è una realtà impegnativa, perché dà dei doveri. C'è gente che per evitare la realtà si butta sul lavoro e non guarda la famiglia. C'è gente che per altruismo va a aiutare in altri paesi, ma trascura la famiglia. La sanità della persona si vede se si occupa prima dei propri affetti più vicini e poi di quelli più lontani. Altrimenti, ripeto, è un'evasione. In questa società non si può parlare della morte. È una società che evita la morte, ma non questa attuale. Parliamo di almeno 5.000 anni fa. Il matriarcato è vissuto praticamente dal Paleolitico, no? Tutta una storia che è ignorata dai libri di storia, per lo più, o se ne accenna appena, dove ne viene data una visione stravolta, no? Allora, l'uomo stava nelle caverne. Quando l'uomo stava nelle caverne, la madre stava coi bambini dentro la caverna, il padre andava a caccia a procurare il cibo o il pesce, la pesca. Non è vero? Guardate, non so, una leonessa. Il leone non va a caccia per procurare da mangiare ai figli, o almeno può anche farlo, ma quando la leonessa è da sola, è lei che va a caccia per procurare da mangiare ai figli, perché ci sono leonesse che perdono il proprio leone. Oppure se guardate un'orsa, l'orsa si allontana addirittura dal partner, perché sennò il partner uccide i figli, e lei caccia per i figli. Come fanno questi animali femmina a cacciare per i figli? Lasciano i figli dentro una tana e i piccoli non fanno alcun rumore quando sono dentro la tana, perché la madre glielo insegna, e porta poi da mangiare ai piccoli. E quando li porta fuori, li porta in un'altra terra, i piccoli guardano la madre e la sentono, e da lì capiscono se c'è pericolo o meno. Se c'è pericolo, voi vedete che l'orsa si volta indietro, guarda i piccoli, e loro immediatamente tacciono e si fermano. A un altro cenno impercettibile della madre corrono a rifugiarsi nella tana e aspettano che la madre li faccia uscire. Questo spiega perché a volte, ad esempio, ci sono delle madri molto ansiose che hanno figli ansiosi fin dalla culla, no? E il bambino, il piccolino, il neonato ha il mal di pancia. Il mal di pancia è paura, perché la madre gli trasmette la paura. Poverina, non ne ha nessuna colpa, perché lei è vissuta nella paura, ha avuto un'infanzia difficile, e lo trasmette ai figli, perché gli dai continuamente un segnale di pericolo. Ora, se il segnale di pericolo è saltuario, va bene. Se è continuo, dà uno stress continuo.
E allora si capisce perché ci sono dei bambini che nella culla invertono il giorno con la notte, nel senso che piangono anche di notte, che non riescono a dormire di continuo, eccetera, eccetera, e che hanno dei dolori di pancia, per cui si va in genere dal pediatra che dà la cura per far passare questi dolori. No? E si chiedono come mai. Semplice, è un bambino stressato, però ripeto, la madre non ne ha nessuna colpa, gli ha trasmesso questo stress fin dalla pancia, da quando stavano in pancia. Dunque, tornando a noi, quello che si racconta, assurdo, del passaggio tra matriarcato e patriarcato è che nel matriarcato gli uomini seguivano le donne, perché non era un potere come quello del patriarcato, era molto democratico come potere, era un potere sacerdotale, perché non sapevano che il loro sperma fosse fecondativo e pensavano che l'unica a poter partorire, a poter fecondare, insomma, e partorire, fosse la donna, cioè che la donna da sola per partenogenesi potesse partorire. Non è vero. Cioè è una balla per il semplice fatto che l'allevamento degli animali è iniziato molto presto, e degli animali domestici. E naturalmente era molto facile capire che, siccome in genere anche a Roma, no, i primi animali addomesticati furono gli ovini, un po' come dappertutto, sono i più facili. E loro vedevano che se non ci mettevano l'ariete, i cuccioli non avvenivano, vedevano l'accoppiamento. Se no l'avrebbero evitato l'ariete, perché l'ariete non dà latte, non dà piccoli, perché lo tenevano. No? E così le galline col gallo, se non tenevano il gallo, la gallina i figli non li faceva. Quindi non erano idioti, lo vedevano, è facilissimo da vedere. Per cui non ci raccontino questo gli archeologi o gli studiosi. L'uomo si è semplicemente mentalizzato e staccato dalla naturalità della natura. Si è mentalizzato, si è fabbricato mentalmente un mondo. E questo lo vediamo già nel IV secolo prima di Cristo in Grecia, dove ci sono delle scoperte notevoli, gli atomisti greci, eccetera, ma dove i filosofi si cominciano a fare domande. La filosofia si fa domande, e questa è un'ottima cosa, però si fa domande perché ha perso l'istinto, cioè non sa più le cose, per cui se le chiede. Da una parte è una retrocessione, perché non ha più l'istinto e non conosce le cose di per sé, per sé, in sé e per sé. Da una parte è positivo che si faccia domande, perché altrimenti non scopre nulla, no? Si dà una possibilità di comprendere. Quindi la filosofia è da una parte una caduta e da una parte un risorgere. La Grande Madre dava l'idea di una coesistenza fra vita e morte, cioè faceva tutto parte della stessa dea. La dea non poteva essere invocata perché allontanasse la morte in assoluto, poteva essere invocata perché allontanasse momentaneamente la morte, no? Perché allontanasse la morte ingiusta. E veniva sicuramente pregata in questo senso, però era chiara la naturalità della morte, cosa che non lo è più. Noi vediamo che, per esempio, nella Chiesa Cattolica chi va in chiesa sono soprattutto i vecchi, perché hanno paura di morire, perché non hanno compreso cos'è la morte, perché è importante capirlo, la morte è morte per la mente, per l'anima non lo è. Noi parliamo di mente non naturale, di mente artefatta, di mente condizionata. Quando cade la mente condizionata, cade la paura della morte. Ok, per oggi è tutto. Vi saluto, alla prossima.